In questo video impareremo a costruire la scala modale dorica, ne capiremo le caratteristiche principali e infine ti suggerirò alcuni brani di esempio da ascoltare per immergerti completamente nella sonorità di questa scala. La scala dorica è una scala diatonica composta da 5 toni e 2 semitoni, in cui i semitoni sono posizionati tra la seconda e la terza nota della scala, caratteristica che rende la scala minore, e tra la sesta e la settima nota della scala, caratteristica che rende questa scala una scala dorica e che la rende probabilmente la scala più chiara tra le scale minori a nostra disposizione. Grazie alla sua caratteristica chiarezza, la scala dorica è particolarmente indicata per essere usata in contesti come il blues, il funk, l'R&B e infatti proprio in questi mondi stilistici la troviamo utilizzata con maggior frequenza. Prima di andare avanti però ci tengo a ricordarti che quello che stai guardando è un approfondimento al mio nuovo videocorso sulle scale modali che puoi provare gratuitamente per 7 giorni insieme a tutti i miei altri videocorsi cliccando sul link che trovi nella descrizione. Ma torniamo alla scala dorica. Come anticipato nell'introduzione di questo video, la scala dorica è una diatonica composta con 5 toni e 2 semitoni che segue una struttura ben precisa, soprattutto nella disposizione dei semitoni. Infatti, la sua struttura completa è formata da un tono, seguito da un semitono, seguito da 3 toni e poi ancora un semitono e un tono. In tonalità di Do la scala dorica diventa Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol, La, Si bemolle. Sebbene la posizione del primo semitono, quello tra la seconda e la terza nota, sia uguale a quella presente in qualsiasi altra scala minore, è la posizione del secondo semitono che in realtà rende questa scala caratteristica a suo modo e la rende appunto una scala dorica. In realtà nota bene che la presenza di un intervallo di sesta maggiore tra la tonica e la sesta nota stempera la tensione del semitono verso il quinto grado, spostandola verso il settimo grado della scala. Questo movimento di semitono in realtà alleggerisce tanto il suono di questa scala che conserva, grazie al primo semitono, la caratteristica di essere una scala minore, ma che diventa tanto più leggera perché allentiamo appunto questa tensione spostandola dal quinto grado verso il settimo grado. Guardiamoci le diteggiature della scala dorica in Do. Ovviamente considera che io in questa sede ti mostrerò giusto un paio di diteggiature relative alle forme caged. Trovi tutte le altre diteggiature all'interno del videocorso o all'interno dell'articolo allegato a questa lezione che trovi sul mio blog. Siamo in Do dorico e analizziamo la forma A, quella che si sviluppa tra il secondo e il sesto tasto del manico della chitarra. Ok, quindi è fondamentale che tu riferisca queste note, quindi questa sequenza di note, ad un accordo preciso. In questo caso io sto utilizzando Do minore settimo per suonare la scala dorica di Do
partendo dalla nota Do e ritornando alla nota Do, perché altrimenti se hai una concezione sbagliata rispetto alle scale modali è un attimo che ti confondi e la confondi con un'altra scala, ma lo vediamo fra qualche attimo. Per adesso passiamo alla forma E caged della scala dorica di Do, quindi ci mettiamo tra il settimo tasto e l'11° tasto della chitarra e impariamo semplicemente la diteggiatura riferendola ovviamente all'accordo Do minore settimo. Perché ci ho tenuto a specificare questa cosa di suonare la scala con l'accordo di riferimento e soprattutto partendo e concludendo sulla tonica? Perché i modi ci offrono diverse possibilità per essere interpretati. Uno di questi è il sistema relativo, vale a dire puoi considerare questa scala anche come una scala costruita sul secondo grado, in questo caso della scala maggiore di Si bemolle, ma questo approccio relativo, che è quello che trovi più di frequente su internet o nelle risorse gratuite, è un approccio che genera grossa confusione, ok? Quindi non è da escludere, ma deve essere usato e soprattutto capito con grossa precisione. Ovviamente all'interno del videocorso sui modi ti spiego anche l'approccio relativo, però in questa sede teniamoci quest'altro approccio che si chiama parallelo e che vede la scala dorica come un'entità a sé stante con le sue diteggiature e ovviamente con le sue armonie. E questo ci porta all'ultima parte di questa lezione. Su quali accordi suoniamo la scala dorica? Le armonie utilizzate per suonare le scale modali e per comporre musica modale in realtà sono leggermente diverse dalle armonie che utilizziamo per la musica tonale. Non mi fraintendere, le regole sono le stesse, ma in realtà la funzione degli accordi, che sono tendenzialmente pochi negli ambiti armonici modali, serve innanzitutto a definire il centro tonale e poi a definire le note caratteristiche del modo e quindi indicarci che stiamo appunto suonando, nel nostro caso in Do minore, ma che quel Do minore non è un minore naturale, quindi eolio, poi lo vedremo fra qualche lezione, ma è un Do minore dorico. Una delle progressioni armoniche tipiche del mondo dorico è quella che prevede l'impianto dell'accordo minore seguito da un ulteriore accordo, in questo caso una settima dominante tendenzialmente, costruito sulla sua quarta giusta. Ovviamente se tu prendi, nel caso di Do, ovviamente gli accordi sono Do minore settimo seguito da Fa settimo o Fa nona. Questi due accordi, sebbene suggeriscano un diverso centro tonale che non è Do, perché ovviamente Fa settimo non può essere quinto grado di Do minore, giusto? Se conosci un po' di armonia, però in realtà ti stanno dicendo una cosa fondamentale. Il primo ti dice che sei in Do perché ti impianta il centro tonale in Do, il secondo aggiunge la nota tipica del modo dorico di Do, cioè la sesta maggiore di Do, cioè la nota La. Facci caso. Puoi individuare chiaramente il fatto di essere in Do, ma ovviamente il secondo accordo ti dice guarda che in realtà questo Do non è un Do minore normale, è un Do minore dorico. Quali sono i brani invece che possiamo ascoltare per capire il suono del modo dorico? Sebbene gli ambiti stilistici in cui trovi di più il modo dorico siano il funk e l'R&B, pensa per esempio a Get Lucky dei Daft Punk, per esempio nel pop puoi trovare Radioactive per esempio degli Imagine Dragons, o addirittura nel rock puoi pensare ad Another Brick in the Wall dei Pink Floyd, che sono degli esempi lampanti rispetto alla sonorità di questo modo.
Ovviamente una volta che poi hai cominciato a identificare la sonorità del modo dorico è un attimo che la puoi incontrare e riconoscere in tanti altri esempi. Ovviamente questo era solo un accenno di quello che è lo studio che puoi fare rispetto alle scale modali, studio molto più approfondito che trovi all'interno del mio videocorso sulle scale modali, che puoi provare gratuitamente per 7 giorni insieme a tutti gli altri miei videocorsi cliccando sul link che trovi nella descrizione. Io direi ovviamente che per il modo dorico è tutto. Noi come sempre ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!